Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonere 11, l'11 ottobre del 2023, un bel mercoledì pieno, torna alla Champions League. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui da San Siro, un San Siro deserto, però da San Siro. Anche da Milanello, qui busso, ma non mi aprono, non c'è Per nessuno. me puoi farti un allenamentino, qualche giro di campo se vuoi, da tanto non c'è nessuno. È già più simile alla realtà perché oggi qualche nuvoletta in più c'è, ma non c'è nessuno. Pausa Sai nazionale, invece cos'è non... che c'è? Vabbè, dimmi. Ah, perché era un attimo la battuta. I like a questo I video ci like, devono assolutamente, essere, i ho pensato a like. quello. Puoi dire anche sto like che dovete mettere a questo video, forza, supportateci, non vi costa niente, ci aiuta tantissimo, like, la campanella, perché oltre a iscrivervi, e fatelo perché tipo il 30-40% di voi non è iscritto e non so il perché, cioè perché andate a vedervi i video sperando di beccarci, sperando di trovarci, Cioè, di cercandoci, evitarci. Non so. scrivendo Radio Rossonero ogni volta, digitando. Se siete iscritti, soprattutto se attivate la campanella, vi arrivano le notifiche. E quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, oltre ad aver messo il like e come sempre, oltre ad averci lasciato qua sotto un commento. Anche Direttore, è perché... accaduto. Che è successo? È vero, credetemi, è accaduto, come cantavano i Negramaro. Cosa? Tijani Reinders l'ha chiesto Eh? e EA Sports l'ha Ah, accontentato. la carta di Oli. Perché Sì. oggi alle ore 19, per chi non lo sapesse, per chi gioca, per chi non gioca, uscirà una carta speciale di Olivier Giroud versione portiere. Ok. Va bene, avremo anche questa carta. Io devo ringraziare tutti quelli che ci stanno vedendo ieri mattina al talk, tutti quelli che insomma ci stanno seguendo nonostante la moria di argomenti, perché tanto ragazzi, è inutile che ci prendiamo in giro, non c'è praticamente niente da dire o da fare, è giusto commentare magari quello che è successo nel passato, provare ad analizzarlo come stiamo iniziando a fare in questi giorni, ma di grandissime novità non ce ne sono. Ci teniamo compagnia, in questi giorni. L'abbiamo Noi, fatto anche questa mattina alle ore 7 con la mattina al esattamente. mercato, quindi grazie anche a tutti quelli che l'hanno visto, chi ha commentato, insomma, continuate a seguirci. Eccoli qua, i nomi di cui abbiamo parlato, Miranda e Gyökeres. Se non l'avete visto, recuperatelo alla fine di questo video. Sì, grazie davvero a tutti. Tra poco arriveranno nuovi contenuti, come vi abbiamo detto anche ieri, relativi alla primavera, relativi al femminile, relativi ai giovani, a analisi tattiche. Torneranno le cronache di Pellegatti, che dovrò editare in 2 giorni, non so come farò. Però, insomma, questo è quanto. Grazie a tutti, davvero. Tra poco si ritorna, poi si spinge, perché Juve, Paris, Napoli, insomma, dopo si spinge. A proposito, vedremo anche qualcosa di Gazzetta dello Sport su questo, sulle magari due formazioni che più o meno si possono alternare con le due partite principali al rientro dopo la sosta. Due questioni a margine, così praticamente ci facciamo compagnia, ci intratteniamo con un paio di questioni. Uno, secondo la stampa, Fagioli sarebbe indagato dalla procura anche della FIGC, dopo che è stato indagato dalla procura di Torino, per scommesse su piattaforme illegali. Se avesse scommesso su eventi UEFA, FIGC, FIFA, il rischio sarebbe una squalifica molto pesante. Vediamo come andrà a finire per Fagioli. L'altra questione che tiene banco in queste ore è il Napoli, Henry, e che ci riguarda da vicino, perché comunque, insomma, con Garcia sono sul chi va là, comunque è una squadra che ha dimostrato di poter giocare, qualche pecca ce l'ha, però mi mantengo sul chi va là, con Garcia al Napoli. Con Mazzarri sarei sereno, no scherzo dai, povero Walter. Con Conte un po' mi lascerebbe
molto sul chi va là, ma non tanto perché, vabbè, reputo Conte il miglior allenatore sulla faccia della terra, ma l'elettroshock iniziale lo sa dare. E sulla stagione, sulla prima stagione, l'impatto potrebbe essere importante. La rosa del Napoli è quella che l'anno scorso ha vinto, cioè non è proprio l'ultima assemblata. E quindi, non so, Henry. Non lo so, sono preoccupato, sarei preoccupato Mm. anch'io, non perché, come dicevi tu, Conte sia il migliore di tutti i tempi come allenatore, però c'è un dato di fatto: Conte in Italia ha quasi sempre vinto, veramente quasi sempre, se non Mm. sempre. Forse cos'è, il primo anno all'Inter non ha Il primo vinto? anno all'Inter è arrivato a secondo, sì. Ecco, a parte quell'anno lì poi ha vinto. È un allenatore molto esigente, ha una marea di difetti, in Europa fa fatica, è molto legato a un solo modulo e a un solo modo di giocare, lo sappiamo, Sì, però che tira con il fuori Napoli non tanti. so come, tra l'altro. No, Vabbè. nemmeno io onestamente, però è un allenatore che tira fuori il 110% dei giocatori ed è forse quello che adesso manca al Napoli, perché al Napoli manca proprio un pochino di trasporto, no, un pochino di Mm. fiducia nell'allenatore, un pochino di spirito di sacrificio, manca un pochino quello adesso al Napoli, quindi dovesse arrivare un allenatore di quel tipo lì, dal punto di vista morale, mentale, ti dà il boost. Dal punto di vista tattico è da capire perché è una squadra disegnata e costruita per il 4-3-3 o al limite 4-2-3-1, non ha i centrali per fare la difesa 3 a meno che non adatti qualche terzino, e quindi sarebbe un'incognita, ecco. Poi davanti butti Osimhen e Kvaratskhelia, hai risolto volendo. Mm. Il problema è cosa fare dietro eventualmente. Però ecco, speriamo che questa cosa magari si allunghi un pochino e ancora per la Nella sfida col sosta di Milan. novembre. Ecco, e ancora per la sfida col Milan ci sia Garcia. Eh. Non che sia scarso, non che No, siano no, 3 no. punti facili, però sarei anch'io un po' più tranquillo. Allora, Milan, Pioli raddoppia, Krunic, Loftus e Kalulu, ok, sprint a turnover tra Juve e Paris, alle riprese bianconeri, il francese e il Napoli in 7 giorni. Infortunati quasi pronti, Sportiello Calabria dal primo e Jovic avrà minuti invece da numero 9. Gazzetta butta lì due formazioni. Su qualcosa sono d'accordo, su altro no, te lo dico. Mh, Quella con la Juve potrebbe essere Sportiello, e fin lì non si scappa. Calabria, Kier, Tomori, Florenzi. mh. E ci posso stare, perché Kier la seconda la fa con San Marino, a San Marino, quindi è già qui. A sinistra Florenzi per forza, perché Teo è squalificato. Calabria, ok, Tomori pure. In mezzo è recuperato Krunic, Reinders e Musa. Dimmi Henry. Sulla difesa avrei una postilla, Mm. perché a una certa Kalulu dovrebbe anche star bene. Adesso te lo faccio vedere dov'è Calulu. Eh, Ciukwueze a destra, che gioca lunedì e quindi martedì è già a Milanello, non Pulisic che invece è negli Stati Uniti fino a mercoledì e notte, che al serve anche pari col di... Paris Saint-Germain, quindi direi che Chukwueze ci sta. Sì. Tra l'altro lo stesso Ciao potrebbe riposare con la Juve proprio perché anche lui mercoledì notte è ancora negli Stati Uniti, se non ricordo male in Tennessee, può essere, o giù di lì. Giroud davanti e Leao a sinistra, con Jovic alternativa. Jovic che sta 2 settimane qui dietro di me, Beh, perché salutalo. non è... Adesso quando iniziano gli allenamenti lo saluto. Col Paris, Calulu a destra, Ah, eccolo qua, vero. ciao Tomori e Teo con Magnani in porta. E ti dico, ci posso stare. Mi sembra anche una buona soluzione. Loftus-Cheek, quindi il ritorno di Loftus a destra, Reinders a sinistra, a novembre probabilmente lo ricoveriamo, con in mezzo uno tra Adli e Krunic, più Adli col Paris, dice Gazzetti. Io invece ti dirò, per il tipo di partita che mi immagino, penso più a un'inversione, cioè la Juve Beh non ha sì, un tre Adli con la quarti Juve. e la Juve non ha un ritmo esagerato.
non ha nemmeno una punta che pressa il costruttore, tipo, che so, a Vlahovic che sì, ogni tanto un occhio lo dà a qualcuno, ma non è un giocatore che... Quindi penso più all'inversione di marcia. Sì, Adli con la Pulisic a Juve. destra, Giroud e Leao. Io sono d'accordo su tutto. L'unica cosa è mi preoccupa un po' la difesa con la Juve, perché comunque cioè, Florenzi sta facendo bene, ma lo devi mettere a sinistra. Calabria non è in un momento eccezionale. Kier pure, dopo la nazionale pure, non lo so, la difesa non mi farebbe dormire sonni tranquillissimi, ecco. A centrocampo, il centrocampo ci può stare con Adli in questo caso, perché è vero che torna Krunic, ma è vero anche che per me ha più senso schierarlo col Paris Saint-Germain. L'attacco va bene, Giroud e Leao dovranno spingere in questa fase, dovranno giocarle tutte o quasi, perché è il momento più importante della stagione a livello di calendario, cioè superato questo forcing, poi non dico che sei sereno, però sei un po' più tranquillo in termini di calendario, in termini Di di rotazioni. esatto. E quindi Giroud e Leao dovranno stringere un po' i denti e giocare. Chukwueze con la Juve sì, perché Pulisic torna dal viaggio intercontinentale e serve col Paris Saint-Germain, è anche una chance per lui per giocare assieme a Giroud e Leao, e quindi direi che va bene. Quest'anno l'abbiamo detto, era anche il titolo di un nostro talk, la rosa è lunga, cioè è così. E poi in difesa adesso ti devi un pochino arrabattare perché è squalificato Teo, perché Calabria non è al top, perché Kier non ti sta dando garanzie, Kalulu è stato fuori, quindi è quello un po' vero, però a centrocampo se stanno tutti bene puoi fare rotazioni, in avanti ancora di più. Non c'è Okafor in tutto questo giro. Sì, infatti. E... Cosa? Infatti, tipo con la Juve, Ecco, con la Juve forse più che Jovic, che ancora siamo lontani, e l'abbiamo visto anche col Genoa che siamo lontani dalla condizione per Okafor, poi magari queste 2 settimane lavora tanto e torna meglio, però magari Okafor potrebbe avere spazio importante, che ne so, nel secondo tempo con la Juve, a partita in corso, una buona mezz'ora, un po' più di mezz'ora, ma in base a anche che come perché si mette la... Okafor la prima la salta, perché sarebbe stata con Israele, quindi non gioca. E Esatto. la seconda è domenica addirittura, quindi avrebbe un'intera settimana, cioè lunedì lui potenzialmente a Milanello, io non so nemmeno se ci si allenerà lunedì a Milanello, non credo. Eh, però potenzialmente lui ha una settimana piena di lavoro, quindi e Okafor sarebbe con la anche Juve giusto magari sfruttarlo. anche perché nell'ottica soprattutto che Olivier Giroud le giocherà entrambe, credo, con la Mm. Francia o quasi, quindi ci può stare, ma ripeto, non dal primo minuto, per me Giroud deve iniziarle tutte queste partite qua, però una buona mezz'ora, 35 minuti nel secondo tempo, anche in base a come si mette la partita, perché no? Poi mi dovranno spiegare perché non fanno giocare Colomoni, eccetera, facendo riposare un po' Olivier Giroud, ma siamo arrivati in chiusura, caro Henry. Torniamo tra poco per Chiama Milan, lanci delle 13, il talk delle 16 e alle 19 non c'è Carlo Pellegatti, ma c'è lo speciale sulla primavera, cioè i 5 giocatori più pronti, più in rampa di lancio per la prima squadra che vi raccontiamo alle 19. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, soprattutto quelli che hanno messo like, si sono iscritti e hanno attivato la campanella. Ciao. Ciao.